Sono tornato ad Amandola per cercare di capire se questo piccolo comune in provincia di Fermo, nelle Marche, può avere un futuro, se è un posto dove vivere, oppure se finirà inevitabilmente tra la sfilza di borghi italiani senza futuro, luoghi bellissimi che però sono destinati a morire lentamente ma inesorabilmente. Nel precedente video non avevo trovato risposte e mi erano rimaste molte perplessità su potenzialità, innovazione e progetti per il futuro. Oggi è un caldissimo pomeriggio estivo e questa piazza, che sembra un salotto, è silenziosa, quasi deserta. Non è così negli altri momenti della giornata, quando addirittura ci passano i tir. Immagino che avranno pensato di trasformarla in isola pedonale, visto che la circonvallazione, dopo molti anni di attesa, mi sembra ormai completata. Ho sentito dire che manca lo spazio per realizzare una rotonda di collegamento alla statale, ma non ci credo, sarà sicuramente una malevola diceria di paese. Comunque, se tu che stai guardando hai informazioni più precise, fammelo sapere, lascia un commento qui sotto su YouTube, non su altri social che non seguo. Ricordati anche l'iscrizione al canale, così non perderai le prossime puntate. Per parlare di innovazione ho incontrato Francesco Galloppa, architetto e fondatore di un'impresa che realizza cosmetici naturali a base di canapa. Con Francesco ho parlato anche di un'altra sua idea molto interessante, che può portare enormi benefici sul territorio. Questa però te la descriverò nel video successivo. E oggi sono qui con Francesco, che adesso ci racconterà la sua esperienza e la sua attività qui ad Amandola. Sono un amandolese nato qui ad Amandola nel 65, dentro casa sono nato. Sono laureato in architettura, siamo presentati l'opportunità, sono tornato in città e ci sono rimasto oltre 30 anni. Con il sisma del 2016 c'è stato, diciamo, il danneggiamento della nostra azienda agricola e mia madre si è ammalata anche contemporaneamente e dopo un paio d'anni le cose sono andate tutte in malora, per cui mi sono sentito in dovere di cercare una soluzione. La soluzione mi è stata, diciamo, suggerita da un signore bravissimo, il quale mi ha parlato della canapa. La canapa aveva tante diciamo, possibilità di creare valore sia dal punto di vista edilizio, tessuti, bioplastiche, biochimica, cosmetica, insomma, farmaceutica. Pertanto abbiamo cominciato a coltivare. Riccardo, che saluto, Riccardo Gramegna, che adesso è tornato in California, fu arrestato perché dissero che era marijuana, nonostante avessimo tutti i documenti in regola. Insomma, è stato 2 mesi, tra l'altro, domiciliare in tenda perché aveva la casa inagibile, dopodiché ovviamente le analisi sono state fatte sul prodotto, visto che era una canapa industriale, tutto a posto, rilasciato, però insomma ha creato uno stigma sociale che poi non è riuscito a superare, tanto che si è dovuto allontanare dal paese. Io comunque poi ho continuato, ho sfruttato un pochino di attrezzature che avevamo, perché abbiamo lavorato un po' sul biodiesel con mio fratello e abbiamo cominciato a lavorare la canapa, per cui iniziando a fare una trasformazione biochimica. Abbiamo cominciato ad assumere tecnici locali che invece di andare qui al locale sede della Pfizer, no, creavano valore effettivamente per il territorio. Allora adesso andiamo a vedere l'azienda cosmetica, che poi è un'evoluzione dell'azienda agricola zootecnica che c'era prima. E siamo andati in un altro casale che sta qui in mezzo ai campi. Sotto facciamo la coltivazione della canapa, che adesso magari vedremo, e sopra facciamo la trasformazione biochimica. Diciamo, gran parte del fatturato lo facciamo conto terzi, cioè le aziende ci mandano la loro canapa, noi la lavoriamo, gli restituiamo, diciamo, questo prodotto che poi lo fanno vari usi, ecco, anche loro cosmetico o di altro tipo. Poi abbiamo sviluppato una linea cosmetica, adesso grazie a una ragazza qui, una chimica, giovanissima chimica appena laureata, che per fortuna ha avuto uno spazio, no?
gli è stata data carta bianca, ecco, e lei ci ha tirato fuori una cosmetica eccezionale. Allora, facciamo parte solo cosmetica, questo perché? Perché la normativa non ci consente né di fare integratori né di fare ingredienti attivi. In realtà ci stiamo provando un po' per rientrare nel mondo farma, però mi sono accorto che ci sono delle barriere che sono state costruite secondo me dalle stesse case farmaceutiche, no? Che sostanzialmente per divenire officina di preparazione di sostanze attive necessita l'azienda di una figura in organico, per cui dipendente, non consulente esterno, che sia iscritta in un elenco delle persone qualificate all'AIFA, cioè Qualified Person all'AIFA, che sarebbe l'Agenzia Italiana del Farmaco. Per ottenere questa qualifica bisogna che, oltre ad avere il titolo di studio, però bisogna che abbia lavorato dai 6 mesi ai 2 anni nel sistema qualità di una casa farmaceutica. Stiamo provando adesso a magari contattare qualcuno che va in pensione. YouTube c'è qualcuno? Questa è un'offerta interessante da prendere in considerazione. Esatto. Questo è il campo dove viene coltivata la canapa. Viene piantata dopo che è stata cresciuta circa un mese e mezzo in serra, per cui è già una piccola piantina di 15-20 cm. Dopodiché vengono fatte queste pacciamature, si chiamano tecnicamente, dove c'è anche la parte di irrigazione sottostante, irrigazione a goccia. A settembre prendiamo la pianta, la secchiamo, prendiamo la parte su cui possiamo lavorare, che è sostanzialmente la foglia, e anche la radice per alcune tipologie di cosmetico, dalle quali estraiamo poi le sostanze attive che inseriamo nei cosmetici. Poi Francesco mi ha fatto visitare il laboratorio dove le foglie di canapa vengono lavorate. Ci sono diverse attrezzature per l'estrazione del principio attivo, per i controlli, le analisi, la sperimentazione. Erano assolutamente incolti. Il business del grano era essenzialmente un hobby, pertanto bisogna trovare una cultura ad alto valore aggiunto che riuscisse a remunerare il lavoro senza incentivi, per cui solo con il valore di mercato di ciò che si produce. E adesso siamo arrivati, ecco, una parte incolta, ma giù siamo già riusciti a sistemare l'attività agricola, che è un'attività che rende, che fa lavorare i giovani, li mantiene qui sul territorio, e questo è il maggior successo che possiamo ottenere. Qui abbiamo iniziato nel 2019, abbiamo fatto le prime sperimentazioni, l'attività produttiva è più consistente è iniziata nel 2020, ma nel 2021 ha raggiunto una sua maturità, e da allora ci lavorano 5 persone qualificate, no? Tra i quali un erborista, una chimica, un perito agricolo, un agronomo, chiedo scusa, e anche il sottoscritto. Io appunto abbandonando la professione ho trovato il vero mondo creativo, riuscire a ribaltare una situazione di degrado, no? E riportarla a fiorire. Come vedi, Francesco avrebbe potuto sfruttare l'azienda agricola di famiglia, ma ha preferito innovare in un settore che, oltretutto, presenta problemi e incognite di carattere normativo e burocratico. È quello che sottolineo sempre. È facile dire abbiamo sempre fatto così, però molto spesso è una visione mortale. Bisogna sempre cercare di trovare le opportunità che esistono in ogni territorio e innovare. Pensare fuori dagli schemi, anche a costo di abbandonare tradizioni di famiglia non più sostenibili economicamente. Qui siamo a un complesso della vecchia stazione di Smerillo. Abbiamo preso questo edificio dove abbiamo fatto il nostro punto vendita di prodotti, sia di vendita ma anche di prova. Ecco, qui l'esposizione è sotto dei prodotti. Poi abbiamo una parte sopra dove invece facciamo delle attività culturali e anche delle attività
di prova dei cosmetici tramite dei professionisti del settore. C'è stato di recente un evento proprio sul trattamenti per il viso, per cui dove viene fatta proprio tutta la linea di skincare, viene provata direttamente da una professionista. Questa è la vista un po' parziale sui Monti Sibillini, si vede, diciamo, la parte più bassa, i monti più alti sono da quella parte. Questi sono Sassotetto, Monte Mandola, qui dietro queste piante c'è il lago di San Ruffino e si vede spuntare tra gli alberi l'abbazia di San Ruffino. Sono Edi e mi occupo al momento dello shop e sono la creatrice di Cannabilla, il volto di Cannabilla per l'appunto. Mi occupo di creare i fumetti, ho fatto diverse strisce e ultimamente cerchiamo anche di creare, per esempio, durante le festività, illustrazioni a tema. Allora, qui per esempio abbiamo, diciamo, quelli più per il benessere a livello anche proprio terapeutico, quindi per esempio abbiamo la Sport Cream che serve per i muscoli doloranti, e poi abbiamo per esempio l'oleolito che io lo chiamo l'olio della strega perché secondo me davvero lo metti ovunque e ti sistema completamente, soprattutto su bruciature, un pizzico di qualche insetto brutto, fantastico. Di qua invece abbiamo tutta la parte olio massaggi, creme corpo, diciamo invece tutta la parte più relax, ecco, se così la vogliamo chiamare. Mentre andando poi di qua si va sul lavaggio, soprattutto infatti sono quelli più nuovi, i prodotti più nuovi, dallo shampoo al detergente intimo a quello per il corpo o le mani, e tra i quali anche un fantastico olio per i capelli. Parte, come dicevo, l'olio per capelli, come dicevo. Questa la tagliamo. E poi qui abbiamo proprio il reparto skincare con i vari prodotti per l'appunto, per tutta, o durante la mattina o durante la sera, poi dipendentemente anche dal tipo di viso, di pelle che si ha. Allora, vendiamo anche online? Assolutamente sì, anzi per adesso è, diciamo, la maniera in cui veniamo più conosciuti online. Qui solitamente c'è più la persona curiosa che passando fa ma sì, vediamo che cos'è questo shop. Melabilla è un'iniziativa che abbiamo fatto ultimamente, visto che abbiamo proprio da queste parti la mela rosa, tipica qui marchigiana, e abbiamo quindi deciso anche di fare, oltre a prodotti con la canapa, anche prodotti con la mela, che per adesso ce ne abbiamo solo due, la crema viso e la crema mani. Bene, è stata un'esperienza molto interessante, che non finirà qua perché abbiamo parlato di alcune idee molto intriganti, per cui ci sarà un altro video sicuramente, giusto? Volentieri. Per non perdere il prossimo video, iscriviti al canale, metti un like, un hype, condividi e commenta. E nel frattempo, guarda questo video.